Il tempo è come un fiume, non si può toccare 2 volte la stessa acqua, questo lo diceva Seneca. Sono curiosa di vedere cosa scegli. Lo sapevo, la piuma. Mettila giù, va, che arrivo. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bene? Se ti è apparso questo video non è sicuramente un caso, infatti il titolo è Se ti appare puoi guardare e vediamo con i tarocchi qualcosa che devo dirti. Sai che è un interattivo, come tale va considerato, se non fa riferimento, non risuona con la tua situazione, semplicemente lascialo andare. E vale dal momento in cui lo vedi a prescindere dalla data di pubblicazione. Per la variante numero 1 mettiamo lo Yant, che rappresenta la protezione. Per la variante numero 2 la piuma, che simboleggia i messaggi del cielo o dell'universo, che dir si voglia. Per ultima, ma non meno importante, la variante numero 3 con la roccia, che simboleggia la forza. Focalizzati bene su uno dei 3 mazzi oppure sugli oggettini, come preferisci. Mi raccomando, scegli a distinto, perché subito dopo la sigla vediamo i tarocchi cosa vogliono dirti. Cuoricini, cuoricine, abracadabra. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bene? Cuoricini, cuoricine, abracadabra. Yant, suerte per te. Vediamo con i tarocchi cosa devo dirti e a fine lettura ti chiederò di pensare anche a una domanda. Vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Adesso vediamo chi sei tu, Yant. Mi connetto con la tua energia. Vediamo chi è lo Yant. Chi è lo Yant? Mazzo centrale, energia neutra. Vediamo chi è lo Yant. Vedo che in questo momento ti stai dando molto da fare, perché vuoi a tutti i costi questa cosa che hai in testa già da un po' di tempo. Sembra essere quasi il tuo scopo nella vita. Penso che potresti avere a che fare con delle persone molto significative per te, che hanno l'iniziale del nome o del cognome che inizia con la lettera A, R, E, T, O, lettera R, l'ho già detta, e lettera F, oppure potresti anche essere tu. I tuoi numeri spirituali in questo momento sono il 34 e il 43. Vai a cercare questi 2 numeri su Google, perché potrebbe esserci un ulteriore messaggio che ti deve arrivare. Qui ti parlano di dimenticarsi di se stessi, proprio perché probabilmente hai questa cosa nella testa, ti stai un po' dimenticando di te stesso o di te stessa. Numeri 34 e 43. Valli a cercare. Adesso vediamo chi sei tu. Ci sono segni di acqua e segni di terra molto in risonanza con te. Oppure puoi essere tu, un cancro scorpione pesci o un toro capricorno vergine. Vedo che in questo momento sei in un periodo particolare della tua vita dove stai cercando un po' un equilibrio, perché ami il rispetto con questa carta del Papa e desideri anche riceverlo. Tu fai un lavoro che ha a che fare con il commercio, la vendita di qualcosa, potresti avere sicuramente una situazione lavorativa stabile. Vediamo cosa mi dicono ancora di te. Penso che tu sia una persona che è molto attraente, c'è un qualcosa che di te piace proprio tanto e in questo momento, un po' come ci hanno fatto vedere prima, stai vivendo un po' una fase di alti e bassi. Può essere anche nel rapporto con una persona, Andiamo avanti. E adesso ti dico perché ti è apparso questo video. Vedo che sentirai la necessità di tagliare i ponti con una persona che stai frequentando, che ha degli atteggiamenti nei tuoi confronti un po' strani, un po' ambigui.
Penso che con questo 8 di bastoni qualcuno ti scriverà tra non molto. Con un asso di bastoni potrebbe scriverti: ciao, come va? Un uomo o una donna che sia. Penso che questa persona ci tenga molto a te e vuole fartelo capire. Ti vedo anche iniziare a fare dell'attività fisica qui, eh? E un'ultima cosa che ti dico è che dopo l'estate, negli ultimi mesi di quest'anno, otterrai un successo anche in termini di soldi, con questo 10 di denari, 9 di denari, con un re di bastoni potrebbero essere soldi che arrivano dal tuo lavoro. Li vedo nell'ultima parte di quest'anno e questo è un po' quello che mi hanno fatto vedere per te. Questo video ti è apparso perché tutte le cose che ti ho detto, o in parte, ti ritroverai a viverle prossimamente. E adesso ti chiedo di pensare a una domanda, voglio darti una risposta secca, un sì o no con questo mazzo di arcani maggiori. Pensa alla domanda. Per lo Yant, vediamo cosa ti rispondono. Pensa alla domanda. Per lo Yant. Ruota, appeso e papessa. Qui la risposta è un sì, ti stanno dicendo che rispetto a questa domanda che tu hai fatto c'è qualcosa che è da un po' di tempo che vedi ripetersi in una certa maniera e per riuscire a sbloccarlo, passare oltre, innanzitutto puoi usare il tuo intuito, perché pare proprio che tu ce l'abbia, ma soprattutto guardare questa situazione da un'altra prospettiva, come se dovessi dare a questa situazione un giro di ruota. E vedendo l'insieme di queste tre carte, ruota, peso e papessa, mi viene anche da dirti che il tempo è come un fiume, non si può toccare due volte la stessa acqua, questo lo diceva Seneca, e qui la risposta per te è un sì, ma cerca di guardare questa cosa da un'altra prospettiva. E adesso ti chiedo un attimo di pazienza, che voglio scriverti un messaggio in scrittura automatica. Quello che mi verrà da dirti per te, per lo Yant, vediamo. Per lo Yant. Per lo Yant. Hai avuto un'ottima intuizione riguardo a quello che hai fatto in questi ultimi giorni. Hai avuto un'ottima intuizione. Ne hai parlato molto. Guarda cosa succederà nei giorni 10, 12 e 2 prossimi, perché ti vedo tornare su questo argomento. C'è un qualcosa che dove ci si ritorna in
questi giorni sull'argomento. Il messaggio dice questo: hai avuto un'ottima intuizione riguardo quello che hai fatto in questi ultimi giorni. Ne hai parlato molto, Guarda cosa succederà nei giorni 10, 12 e 2 prossimi, perché ti vedo tornare su questo argomento. Questo era il messaggio per te, Yant. Ricorda che l'energia che metti è l'energia che attrai, quindi connettiti solo con quello che desideri e ti dico adelante. Piuma, suerte per te. Vediamo con i tarocchi cosa devo dirti. A fine lettura ti chiederò di pensare anche una domanda per darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Vediamo chi sei tu, Piuma. Mi connetto con la tua energia. Vediamo chi è la Piuma. Masso centrale, energia neutra. Ti vedo una persona molto particolare e anche molto indipendente, Piuma. Tu sei estremamente intuitiva e usi questa capacità che hai anche per consigliare gli altri. Potresti avere in questo momento nella tua vita delle persone che hanno a che fare con te e sono anche molto significative per te, che hanno il nome che inizia con la lettera O, U, L, N, S e lettera T, o potresti anche essere tu. I tuoi numeri spirituali in questo momento sono il 56 e il 96. Vai a cercare questi due numeri su Google perché potrebbe esserci un ulteriore messaggio che ti deve arrivare. Qui ti indicano di dissipare la rabbia, c'è qualcosa che tu devi lasciare andare, dissipare questa rabbia per una situazione che hai vissuto o che stai vivendo. Numeri 56 e 96, vai a cercare. Ci sono segni d'aria e segni di terra qui, molto in risonanza con te, oppure potresti essere tu di un segno d'aria, Gemelli, Bilancia, Acquario o Toro, Capricorno, Vergine. Piuma, ti vedo in questo momento con pochi amici della serie pochi ma buoni. Tu potresti avere dei figli o desiderare di averne, ti vedo in coppia in questo momento con una persona dove c'è una grande passione, un gran sentimento. È possibile che tu stia già convivendo con questa persona o comunque ci sia prossimamente l'idea di volerlo fare. Ti vedo fare un lavoro da dipendente dove sei a contatto con altre persone e si fidano molto di te. Vediamo cosa mi dicono ancora. Vedo che di recente hai fatto un acquisto o vuoi farlo di qualcosa a cui tieni veramente tanto, che ti piace proprio. Con questo carro potrebbe anche essere la macchina e in alcuni casi magari addirittura una casa, perché con un carro ci vedo un trasloco, uno spostamento per te. E adesso ti dico perché ti è apparso questo video. Qua mi fanno vedere che ci sarà per te un periodo dove ti sentirai molto determinato nel voler rivoluzionare un aspetto importante della tua vita. Lo vedo da questo carro, questa carta delle stelle. Ti vedo fare anche qualcosa nel mondo dello spettacolo o nella musica, sui social, anche con un buon successo, perché con questo Fante di Spade ci saranno persone che ti seguiranno. Nell'estate otterrai anche un riconoscimento per qualcosa che farai tu. Ti vedo con una bella energia. Vedendo queste carte, carro, asso di denari e stelle, mi viene in mente questa frase da dirti che non possiamo controllare il vento, ma possiamo regolare le vele. Quindi qui dovrai un po' regolarti con questa energia pazzesca che vedo per te nel periodo estivo. Questo video ti è apparso perché queste cose che ti ho detto, o in parte, ti troverai a viverle prossimamente. E adesso ti chiedo di pensare a una domanda
Voglio darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori. Pensa a questa domanda. Vediamo per la piuma cosa ti rispondono. Pensa alla domanda. Diavolo, appeso e giudizio. Qui la risposta è un sì. Rispetto alla domanda che hai fatto ti stanno dicendo che c'è bisogno di cambiare atteggiamento, rendersi conto che rispetto a questa domanda che hai fatto ci sono alcune cose che vanno necessariamente cambiate, prendere coscienza di questo qualcosa che non è propriamente in linea con quello che dovrebbe essere, quindi attenzione, qui bisogna cambiare, rendersi conto che c'è qualcosa che non va, un'esagerazione in qualcosa e la risposta è un sì. E adesso ti chiedo un attimo di pazienza che voglio scriverti un messaggio in scrittura automatica, quello che mi verrà da dirti. Per la piuma, vediamo. Per la piuma. Hai la sensazione che una tua conoscenza abbia interpretato male qualcosa che hai detto o fatto. Ha cambiato atteggiamento nei tuoi confronti. Qualcuno che ha cambiato atteggiamento nei tuoi confronti. Non farti condizionare, perché è un problema suo. Messaggio curioso. Hai la sensazione che una tua conoscenza abbia interpretato male qualcosa che hai detto o fatto. Ha cambiato atteggiamento nei tuoi confronti. Non lasciarti condizionare perché è un problema suo. E questo era il messaggio per te, piuma. Ricorda che l'energia che metti è l'energia che attrai, quindi connettiti solo con quello che desideri e ti dico adelante. Roccia, suerte per te. Vediamo con i tarocchi cosa devo dirti. A fine lettura ti chiederò di pensare anche una domanda per darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Adesso vediamo chi sei tu, Roccia. Mi connetto con la tua energia. Vediamo chi è la Roccia. Mazzo centrale, energia neutra. Roccia, tu vuoi tutto e subito. E quando non è possibile ottenerlo, vedo anche che ti stressi molto, quindi quando questo qualcosa che vuoi non riesci ad ottenerlo, rischi di stressarti, di esagerare un po' nelle cose. Penso che potresti avere a che fare con persone molto significative per te, che hanno il nome e cognome che inizia con la lettera A, P, R, V, I, E. Oppure potresti anche essere tu, il tuo nome, ok,
cognome. I tuoi numeri spirituali in questo momento sono il 13 e il 47. Vai a cercare questi due numeri su Google perché potrebbe esserci un ulteriore messaggio che ti deve arrivare. Qui ti indicano armonia interna ed esterna. In questo momento penso che sia presente una situazione nella tua vita che ti porta ad avere questa armonia sia interna che esterna. Numeri 13 e 47, valli a cercare. Vediamo chi è la roccia. Ci sono segni di fuoco e segni d'aria che in questo momento sono molto in risonanza con te, oppure potresti essere tu di un segno di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario, oppure Gemelli, Bilancia, Acquario. Vedo che in questo momento sei molto ostinato e non vuoi che nessuno interferisca in quello che hai deciso di fare. C'è qualcosa qui che tu hai deciso di fare e non vuoi assolutamente che dall'esterno qualcuno interferisca e ti impedisca di portare a termine questa cosa. In qualità di imperatore tu hai un caratterino bello tosto. Ti vedo anche una persona molto passionale in tutto quello che fai. Può essere nel rapporto con una persona, ma anche nel tuo lavoro. Se le cose non ti appassionano, piuttosto ci rinunci. Vediamo cosa mi fanno ancora vedere per te. Hai la necessità di essere sempre impegnato a fare qualcosa. Fai molto sia per te e anche per gli altri. È come se tu ti dedicassi anche, oltre a fare le cose per te, anche ad aiutare gli altri in un qualcosa. Ti vedo lavorare per le persone. Sei un insegnante o un istruttore o fai un lavoro che ha a che fare con la comunicazione. Vedo che di recente qualcuno potrebbe averti fatto un po' arrabbiare o stressare per un qualcosa, ma hai già restituito pan per focaccia. Mi fanno vedere qua. E adesso ti dico perché ti è apparso questo video. Sentirai la necessità di prenderti una pausa, come se tu dovessi un po' riposare. E tra l'altro stai pensando anche di fare un viaggio più avanti, ma devi ancora organizzare un po' il tutto. Un viaggio in compagnia di qualcuno, quindi probabilmente devi ancora essere sicuro o sicura che questa persona voglia venire con te o comunque che voglia fare questa cosa insieme a te, perché non ti vedo solo, ti vedo con qualcuno. Con questo mago e re di denari farei prossimamente una nuova conoscenza di una persona che diventerà insostituibile nella tua vita, una persona importante, e ti vedo anche fare una breve vacanza in un posto tranquillo e isolato. Magari è possibile che tu la conosca lì. Deciderai di andare in questo posto dove avrai la possibilità di conoscere questa persona in un posto tranquillo, un po' isolato, forse in montagna. Un'altra cosa che vedo, che parlerai tra un po' con un qualcuno che ti racconterà un fatto che non sapevi e che ti colpirà molto. Qualcosa che in questo momento non sai, te lo sentirai raccontare da questa persona e questa cosa ti darà un'idea molto importante, ti farà venire un'idea molto importante su qualcosa che inizierai a fare nell'inverno, quindi più avanti, nell'ultima parte dell'anno. C'è qualcuno che ti parlerà di qualcosa che andrai a sviluppare poi con successo negli ultimi mesi di quest'anno. Se questo video ti è apparso è perché queste cose che ti ho detto o in parte ti troverai a viverle prossimamente. Adesso ti chiedo di pensare a una domanda perché voglio darti una risposta secca. Con questi arcani maggiori, un sì o no? Pensa alla domanda. Per la roccia, e vediamo cosa ti dicono. Per la roccia, pensa alla domanda. Mago, diavolo e eremita.
Qui la risposta è un sì, non a caso c'è nuovamente uscita la carta del mago. Ci sarà qualcosa che influenzerà proprio in maniera molto forte la tua esistenza, la tua vita, e vedendo l'insieme di queste 3 carte ti dico anche che il futuro influenza il presente tanto quanto il passato. Qui la risposta è un sì e penso che tu mi abbia capita. Adesso ti chiedo un attimo di pazienza perché voglio scriverti un messaggio in scrittura automatica, quello che mi viene da dirti per la roccia. Vediamo per la roccia. Mm. Ti vedo passare molto tempo con social e cellulare. Come se non potessi farne a meno. Come se non potessi farne a meno. E non è per lavoro. Mh. Prossimamente darai il tuo numero di cellulare ad una persona e parlerete di una vostra passione. Messaggio curioso. Ti vedo passare molto tempo con social e cellulare, come se non potessi farne a meno, e non è per lavoro. Prossimamente darai il tuo numero di telefono, di cellulare, ad una persona e parlerete di una vostra passione. Questo era il messaggio per te, Roccia. Ricorda che l'energia che metti è l'energia che attrai, quindi connettiti solo con quello che desideri e ti dico adelante. Con oggi abbiamo finito, io vi ringrazio per avermi seguita, vi auguro un buon proseguimento e come solito vi saluto dicendovi cuoricini, cuoricine, adelante, ciao!